Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele e poche ore fa mi è stato consegnato il nuovo FIMI X8 SE 2022 V2, seconda revisione di una delle alternative droni DJI più apprezzate sul mercato. Cosa cambia? Beh, ve lo dico subito, non ci sono i sensori anticollisione, ma ci sono un paio di novità. Niente male. Iniziamo da cosa non cambia, ovvero il radiocomando, che resta lo stesso della versione base, versione 1.0, versione 2020, versione 2019, è sempre lui, lo stesso radiocomando che si può aprire in questo modo e che trovo davvero molto comodo. Anche come stick di comando, di controllo, è uno dei più precisi, abbiamo la possibilità di attivare il ritorno a casa automatico, due rotelline per l'esposizione e per inclinare il gimbal, due tasti programmabili che servono tanto su questo modello, li trovate qui dietro, e le antenne nella parte superiore. Comunque un radiocomando che secondo me è davvero ottimo. Quel che cambia invece è lui, il drone, specialmente nella parte inferiore. Come vedete abbiamo una basetta metallica completamente rinnovata, con nuovi sensori ad infrarossi misti a sonar per calcolare l'altezza del drone, due power LED per volare al buio ed illuminare la zona sottostante, molto utili specialmente quando dobbiamo atterrare o in altri ambienti di cui vi parlo tra un attimo. Abbiamo la telecamera V+, e un inedito slot in cui andare ad inserire dei moduli aggiuntivi. Il resto del drone invece resta pressoché invariato rispetto al modello 1.0 2022, se non fosse per finalmente il copri gimbal che alla terza o quarta versione FIMI ha deciso di implementare. Un copri gimbal comunque molto comodo che si rimuove dalla parte superiore e che in realtà non è prodotto direttamente da FIMI, ma come forse riuscite a intravedere è marchiato, ragazzi non riesco a leggere senza occhiali, Sunny Life. Esatto, FIMI proprio non riesce a produrre un coprigimbal da sé. E il sensore, nonostante da scheda tecnica sembrerebbe essere uguale, a guardarlo ad occhio nudo mi sembra leggermente più grande rispetto al modello base. E queste, ragazzi, sono tutte le differenze tra il FIMI X8 SE 2022 di cui vi ho parlato pochi mesi fa, e un drone uscito davvero da pochi mesi, e potete recuperare la mia video recensione nella scheda qui in alto a destra. Essendo droni quasi identici non sto a ripetermi nuovamente per evitare un video fotocopia. È il FIMI X8 SE 2022 V2. Sostanzialmente abbiamo un copri gimbal che in realtà non è prodotto da FIMI ma da un'azienda esterna, comunque almeno è presente. È un copri gimbal molto comodo, male non fa, specialmente se è incluso nel prezzo. E poi abbiamo la parte inferiore del drone completamente rinnovata e rinforzata. Cosa è possibile inserire in questo modulo? Beh, un megafono, è già acquistabile come accessorio, oppure un gancio per trasportare cosa? Ad esempio un amo, un'esca da sganciare al largo, oppure questo drone viene inquadrato molto spesso, specialmente in Cina, in quanto il drone low cost costa sui 400 euro, low cost rispetto alla concorrenza, per la protezione civile, per la ricerca e soccorso. Un megafono, due power LED così potenti, attivabili tramite l'applicazione, poi lo vedremo nella seconda parte della recensione, un gancio, possono essere degli strumenti molto utili per quanto riguarda la ricerca e il soccorso. Quindi un drone potenzialmente interessante per una nicchia di utenza particolare. Per il resto resta un drone eccellente, la migliore alternativa per quanto mi riguarda al DJI Mavic, con una bella cam 4K, un ottimo Active Track Follow Me, delle belle funzionalità di volo avanzate, un ottimo radiocomando, secondo me tra i migliori in commercio, e un'ottima autonomia di circa 27-28 minuti. Ora sono curioso di provare in volo questo V2 per scoprire se ci sono anche altre differenze nascoste rispetto al precedente modello, che comunque è ancora in vendita. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video. Voglio provare la cam, che ad occhio nudo mi sembra leggermente migliore, e poi trarremo insieme le conclusioni. Quindi amici, volevo giusto informarvi su questo mio nuovo acquisto e chiedervi cosa ne pensate di questo FIMI X8 SE 2022 V2. Trovate che sia una scelta, una mossa di marketing intelligente da parte della FIMI, oppure no? Pensate che rivolgersi a un mercato di nicchia come quella della protezione civile, della ricerca e del soccorso sia una scelta saggia?
Oppure cosa ne pensate? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se volete acquistare questo drone, accessori come batterie, micro SD, landing pad, powerbank, eccetera, eccetera, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video insieme al mio canale Telegram di offerte TechBest Deals, dove troverete offerte e coupon sempre aggiornati. Entrateci subito, c'è anche il link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Detto questo, amici, un bel like per supportarmi, condividete questo video a tutti i vostri amici e speriamo che Fimi inserisca presto un sensore anticollisione sui suoi droni. È ormai rimasta l'unica azienda top, diciamo che a parte DJI non è che ci sia tantissima scelta, Absan, Fimi e poco altro, almeno per quanto riguarda droni semi-professionali, comunque è rimasta l'unica azienda di questa categoria senza dei sensori anticollisione, nonostante questo drone secondo me si presti benissimo alla loro implementazione. Li inseriranno magari grazie a un'azienda esterna come il Copri Gimbal alla quarta generazione, vabbè amici non lo so, lo scopriremo solo vivendo, e comunque resta un ottimo drone, lo ricordo sopra i 250 grammi. Se invece volete un buon drone Fimi sotto i 250 grammi c'è il Fimi X8 Mini che vedete lì dietro alle mie spalle e che vado a prendervi, ragazzi, mi allontano un attimo. Questo merita sicuramente una seconda recensione perché negli anni è migliorato tantissimo, ha un Follow Me Active Track davvero eccezionale. Comunque in estate penso che ve lo riporterò qui sul canale. Lui costa sui 300 euro e trovate i suoi link e coupon come sempre qui sotto in descrizione video e nel mio canale Telegram ufficiale. Bene ragazzi, detto questo, io aspetto i vostri commenti qui sotto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!